io ho fatto veramente tanta gavetta perché sono partito da Avigliano, io ho fatto settore giovanile, non una squadra professionista, ma diciamo un settore giovanile dilettanti, faceva soltanto settore giovanile, poi dalla Viglianese sono passato a Potenza, lì ho fatto il primo anno di settore giovanile con la Beretti e quell'anno lì esordito in C2 a 17 anni, 16 anni e mezzo. E poi ho iniziato a giocare, diciamo, nei campionati professionistici, insomma, andando poi a Giarre, a Cremona, a Roma, a Napoli, insomma, facendo la mia carriera. Però insomma, il settore giovanile sono partito dai dilettanti, quindi insomma, ho fatto sacrifici, insomma, incredibili perché insomma, vivendo a Potenza per andare ad Avigliano prendevo il treno. C'era un treno allora, quei treni regionali tipo quello che porta da Montecatini a Firenze, che fanno tutte le fermate. Ci mettevo 40 minuti, mangiavo il panino, quindi bei ricordi che hanno dato secondo me quella voglia in più di cercare di emergere, perché insomma avevo il giusto, capivo che per giocare a calcio bisognava fare sacrifici. Da Potenza per crescere, ovviamente dovevi andare via. Come passi e perché passi da Potenza a Giarre? Perché come spesso accade, dopo aver fatto, diciamo, aver iniziato a giocare nella tua città e diventa difficile emergere. Nemo profeta in patria, io ero un giovanissimo, la squadra della mia città puntava in Serie C a diciamo, traguardi per vincere i campionati, insomma io ero un giovane, avevo 17 anni, quindi chiaramente come tutti i giovani dovevo avere tempo per crescere e praticamente insomma non credettero nelle mie qualità e in un'occasione incredibile ci fu il Giarre che insomma il Potenza doveva prendere un attaccante per cercare di vincere il campionato e invece così non fu, perché io andai a Giarre e invece insomma io da lì poi partì la mia carriera, insomma, quindi ci fu questo scambio. Il Giarre fu molto abile, questo direttore sportivo di allora che si chiamava Femiano era nel giro nell'orbita del Napoli, insomma Perinetti, insomma nell'orbita di squadre di Serie A e che prendeva tutti i giovani e quell'anno insomma arrivai al Giarre, sfiorammo la vittoria del campionato per andare in Serie B, io feci 33 partite e arrivammo terzi in campionato, insomma, quindi insomma, per me fu una stagione eccezionale, il Potenza invece poi non ottenne nulla di che, insomma, quindi lì partì insomma, la mia scalata dal momento in cui a Potenza non credettero nelle mie qualità e fu un po' la mia fortuna. Tra l'altro a Giarre non parte soprattutto titolare, sì. C'è un infortunio. 2 giornate, le prime 2 giornate ero in panchina, ci fu una squalifica, alla terza giornata ci fu una squalifica del giocatore esperto, entrai e non uscì più e poi feci tutte le partite. Che poi, immagino Giarre, tutto rispetto ovviamente per la società, per il club, per la Sicilia, non fossero campi Wembley, non fossero... No, assolutamente, era un campo in terra battuta allora ancora, parliamo del 90, quindi insomma molto difficile, era tutto diverso rispetto a oggi, quindi insomma era molto... Erano quei campi dove dovevi battagliare per cercare di emergere. Arrivi in una società gloriosa con un presidente importantissimo qual è il presidente Luzzara, lì pensi, o forse l'avevi già prima, di fare del calcio il tuo lavoro o ancora... No, la storia nasce così, al Giarre mi prendono a un raduno, io ero in nazionale di Serie C, e questi raduni mi prende la Cremonese, arrivai a Cremona, chiaramente per me iniziava a diventare una cosa seria, ma non pensavo minimamente di poter ancora entrare o poter pensare che potessi diventare un giocatore vero. Al mio primo anno di Serie B e piano piano insomma durante l'anno iniziavo a capire che le cose stavano andando verso il giusto, perché insomma vincemmo il campionato e l'anno dopo iniziai a capire davvero che forse cambiava la mia vita, perché insomma mi trovai a giocare l'esordio mio in Serie A nel 94 a Torino contro la Juve, marcare Luca Vialli, insomma lì proprio capii che allora iniziava veramente il sogno, si stava attuando. L'anno in cui appunto passate dalla Serie B alla Serie A vincete anche la Coppa Anglo Italia che ti porta a giocare e a vincere a Wembley.
È vero, sì, è stato un passaggio incredibile trovarsi lì a Wembley dopo aver vinto il campionato di Serie B a fine anno e giocare per vincere questo trofeo, che era allora uno dei migliori trofei a livelli, cioè il trofeo a livello europeo per le squadre di Serie B. Certo. Era splendido, insomma, giocare con uno stadio di 40.000 persone inglesi, tifosi del Derby County, e 1.000 soltanto da Cremona, arrivati con tutti i voli charter da Cremona, insomma è stata una gioia incredibile. Cross, fianco di Floriancic, e c'è il gol di testa da parte di Bertelli ha anticipato, bruciato l'uscita di Taylor e ha portato in vantaggio la Cremonese. Vittorioso Nicolini, molto bello il lancio per Tentoni, se ne va Tentoni sulla destra, entra in area, forza su di lui Tentoni, dribbla Taylor a terra, calcio di rigore, va a favore della Cremonese, stavolta non si può sbagliare, numero 2 per la Cremonese, parte Maspero, il sinistro e la palla in gol, Cremonese 2, Derby County 1, dal dischetto Maspero in fila, un rasoterra secco e angolato. Calma, mi sembra che si stia perdendo un po' la compostezza fra i giocatori della Cremonese, ma c'è il contropiede, Tentoni, mettilo dentro, il gol, Cremona non solo è la prima tappa, diciamo così, del vero calcio che ti porterà appunto nelle piazze più importanti d'Italia, ma è anche una tappa importante perché incontri, non voglio dire che sia stato il tuo mentore, però insomma quell'allenatore che ha dato un imprinting importante alla tua carriera, Gigi Simoni. Che uomo e che allenatore era il mister? Ma Gigi è una persona strepitosa, un maestro, un saggio, un uomo fantastico, un padre, secondo padre come l'ho sempre detto io, perché è stato colui che ha trasmesso gli stessi valori che la mia famiglia, mio papà. Mi diceva sempre mia mamma di essere rispettoso, umile, di avere sempre la voglia di imparare, di giocare per il senso di responsabilità che avevi nei confronti di tutti quei tifosi, spendevano tanti soldi per venirti a vedere, quindi queste erano le frasi che mi hanno trasmesso i miei genitori e mi ha trasmesso anche Simone, insomma, di capire che io ero a Cremona, che ero partito da Potenza, che era una cosa talmente unica, e quindi di sapersela tenere stretta e cercare di dare tutto te stesso. Guarda, mi ha dato un assist bellissimo, perché il fatto che tu abbia sottolineato i valori che hanno trasmesso i tuoi genitori è bello. Se posso chiederti chi erano i tuoi genitori, cosa facevano e se erano contenti di vederti, chiaramente dopo sì, ma forse inizialmente non so se fossero contenti, fosse accaduto. Come no, mia mamma era una casalinga con 3 figli maschi, Giuseppe, io e Maurizio, e mio papà era un geometra che però era appassionato di calcio, è lui che mi ha trasmesso questa passione, perché lui era il presidente della squadra dove diciamo io ho iniziato a giocare, della Vigliano, era il presidente però diciamo della squadra che faceva diciamo la Serie D, e invece io facevo parte di una squadra che faceva solo il settore giovanile, però insomma la città era la stessa. Lui però mi ha trasmesso questa passione, mi ha portato allo stadio da bambino e quindi è lui che mi ha dato questa passione per giocare a calcio. Mio fratello Giuseppe era molto più bravo di me e seguivano tutti lui, mio padre seguiva lui, e inizia a giocare così per caso, giocava a basket a 12 anni, poi inizia a giocare per caso, un po' per altro, per dimostrare che insomma anche a mio fratello, insomma ai genitori, che potevo giocare anch'io. Arriva l'opportunità a Roma, che però dopo Cremona non è fortunatissima. Sì, no, lì è stato un errore mio di valutazione, di scelta, perché dovevo rimanere a Cremona, dovevo firmare il contratto con la Cremonese, consigliato male. Mi avevano messo in testa che potevo andare, come era vero, a tante squadre insomma di blasonate, Fiorentina, Juventus, che mi avrebbero preso a parametro zero, perché si poteva andare, sì. Però la mia idea non era quella di fare uno sgarbo alla Cremonese,
Poi dopo io non firmai con nessuno perché io non volevo firmare con nessuno e quindi rimasi un po' lì, i rapporti con la Cremonese si incrinarono perché insomma se la presero perché io non rinnovavo il contratto e alla fine sono andato alla Roma con uno scambio tra Cremonese e Roma, con Garzia che andò alla Cremonese e io andai alla Roma, quindi la verità è comunque a distanza di anni che quella scelta fu sbagliata da parte mia perché io dovevo rimanere a Cremona dove ero amato e dove avevo la possibilità di continuare a giocare con continuità in Serie A, che scegliere subito una piazza così importante e di anche troppi giocatori esperti dove era difficile emergere. Questo Ciccio, guarda, mi fa piacere sentire perché ti fa onore ovviamente l'ammettere eventuali colpe se ci sono state, il fatto che tu volessi rendere favore alla Cremonese che ti aveva lanciato, poi vabbè il calcio ovviamente è andato come è andato, però ecco ti fa onore questa missione tra virgolette di colpa, questa modestia che presumo ti arrivi anche dalla famiglia Certo. Sì. Non tutto però viene per nuocere perché dura poco l'avventura a Roma nella quale c'era Mazzoni, un giovanissimo Totti eccetera, in difesa c'era anche, aiutami, Aldair, Annoni, Mihajlovic, Annoni, Carboni, Benedetti, insomma Lanna, insomma una Roma molto forte dal punto di vista difensivo. Però vai a Napoli dove fai 2 ottimi anni e hai 2 ottimi allenatori che hanno fatto la storia del calcio mondiale e italiano. Il primo anno Vucettin Boskov, la squadra comincia però a risentire, più che la squadra, la società, a risentire delle un po' difficoltà economiche, non è più il Napoli di Maradona, Fellaini comincia un po' a smantellare, però tanto ha un'esperienza di un anno con Boskov. Che personaggio era Boskov? Boskov è stato un maestro perché arrivai a Napoli dopo, ripeto, non aver giocato alla Roma e quindi dovevo ripartire da zero. Lui mi fece capire che insomma quando si arriva in queste squadre devi riconquistarti quello che avevi perso, la fiducia, la titolarità, e i primi mesi sono stati duri perché non giocai, però dopo insomma nel momento in cui trovai la titolarità mi dimostrò grande rispetto. Lui diceva sempre, questo colonnese, se avesse avuto la testa di ora quando era arrivato, perché i primi 3 mesi secondo lui insomma non aveva giocatore da nazionale, perché veramente insomma mi riteneva uno dei difensori più attenti e più bravi sull'uomo. Il secondo anno? Secondo anno Gigi Simoni, esatto, ritrovo Simoni, facciamo i primi 6 mesi che eravamo addirittura in testa al campionato per un po' fino a gennaio, andiamo davanti in Coppa Italia, arriviamo alla semifinale dove battiamo l'Inter, poi però insomma Simoni voleva l'Inter, firmò un contratto con l'Inter e Fellaino, come appena lo seppe, non gli fece finire la stagione, lo mandò via. E quell'anno lì quella squadra che era, ripeto, una squadra che stava facendo un campionato sublime, da febbraio in poi ebbe un crollo incredibile perché era troppo legata a questo allenatore e abbiamo finito la stagione salvandoci alla fine e abbiamo perso anche la finale di Coppa Italia col Vicenza 3-0, dove insomma non c'ero perché ero squalificato, il ritorno ero squalificato per somma di ammonizioni, mentre l'andata avevo giocato e avevamo vinto 1-0. Passano pochi mesi, Simoni era all'Inter e ti chiama, e quindi per te fu ti aspettavi questa chiamata con una importante come l'Inter? Allora Simoni sapevo che lui era convinto che potesse essere un giocatore adatto dopo Cremona, dopo Napoli, adatto anche all'Inter, nonostante l'Inter era il top, era la squadra in quel momento, c'aveva Ronaldo, c'aveva i giocatori più forti a livello italiano e doveva lottare per vincere lo scudetto. Fece questa richiesta esplicita a Moratti, che voleva a tutti i costi questo colonnese. Moratti si stupì perché pensava che volesse, che ne so, un giocatore più blasonato, che volesse fargli spendere tanti soldi, invece alla fine riuscì a portarmi a Milano e la cosa più bella fu che insomma a fine anno Moratti disse esplicitamente: l'acquisto più importante dell'annata non è stato Ronaldo, perché Ronaldo l'abbiamo comprato sapendo che fosse Ronaldo, ma fu Colonnese, perché è arrivato così
per caso, con un, diciamo, un giocatore preso per poche lire, e si è dimostrato veramente uno dei più belli acquisti dell'annata. Giochi 3 anni a Milano con l'Inter, il primo anno un'annata fantastica, sfiorato lo scudetto e adesso ci arriviamo, e poi è andato in finale di Coppa UEFA con l'Inter, con la Lazio, che poi vincete. Dell'annata nella quale sfiorato lo scudetto non posso non chiederti, l'avranno chiesto 500.000 volte, questa è una volta in più, quel maledetto fine aprile del 98, quando è andata a Torino, perdete 1-0, lasciamo stare il rigore dato non dato, l'abbiamo visto tutti 50.000 volte. Cosa succede nella via dal campo agli spogliatoi? Ma succede di tutto, meno male che non c'erano le telecamere, insomma chiaramente per noi è stata una brutta botta, perché vediamo svanire in maniera ingiusta la possibilità di vincere uno scudetto dove sapevamo che eravamo più forti. Quell'anno lì avevamo dimostrato all'andata, vincendo 1-0, di essere una squadra forte, e ingiustamente abbiamo visto, diciamo, crollare in quella partita quello che, insomma, i sogni di tutti noi, perché insomma vincere uno scudetto per tutti noi era il primo scudetto, non era una cosa facile, e l'abbiamo capito, perché insomma la Juve ci ha dimostrato che sul campo e fuori dal campo che era quasi impossibile vincere lo scudetto quell'anno. Quella sconfitta, quella mancata vittoria, vi dà però una carica enorme dopo pochi giorni a Parigi, quando vincete al Parco dei Principi contro la Lazio in finale di Coppa UEFA. Sì, è stato incredibile, siamo passati da una delusione enorme, perdere lo scudetto in quel modo, rubato, posso dirlo, insomma tolto, strappato in maniera forte, un po' di rabbia. Molta. Quando te ne parlano c'è ancora molta rabbia, perché ripeto, ti cambia la storia, ti rimani negli annali, perché quell'Inter lì poteva essere l'Inter che poteva aprire un ciclo se avesse vinto lo scudetto. Il giocattolo ero convinto che non si rompeva, perché avevamo un gruppo troppo forte, e quindi negli anni con qualche acquisto potevi sicuramente rinforzare una squadra che era già forte. Quindi c'è questo grande rammarico che poi l'Inter ha vinto dopo 15 anni con Mourinho, insomma, quindi potevamo rimanere noi nella storia. Andiamo a giocare questa partita di Coppa UEFA con la Lazio fortissima, di Mancini, Casiraghi, Nesta, Negro, Marchegiani, Nedved, insomma Jugovic, Fuser, una squadra super, convinta di farci 3 gol, perché durante l'annata era l'unica squadra che in campionato Ronaldo non fece gol, tutte le difese fece gol, invece sia all'andata che al ritorno non fece gol, e quindi convinti di fermarci, di fermare Ronaldo. Invece Ronaldo quella sera fece una partita allucinante, ridicolizzò tutta la Lazio, e vincemmo, insomma, questo trofeo bellissimo, insomma, che con una partita fantastica. La mancata vittoria dello scudetto però comincia ad avere qualche effetto, perché l'anno dopo con Simoni qualcosina si deteriora nel rapporto con il club. Simone sarà un'annata anche un po' particolare, con vari allenatori che si succedono, viene mezzonato al Simone a metà stagione. Certo, è successo quello che ti ho detto prima, esatto, quando non vinci il giocattolo si rompe, perché gli obiettivi lì erano di vincere, cambia tutta la storia, viene mandato via Simoni, si succedono tanti allenatori, l'Inter inizia a entrare in un ciclo vizioso di difficoltà, e finché non arriva l'anno di Lippi, insomma arriva l'anno che arriva Lippi all'Inter, dove Moratti sceglie Lippi, e Lippi, insomma, fa piazza pulita un po' di tutti quelli che eravamo di quella partita lì. Io rimango un anno tra 1000 vicissitudini, perché Moratti, insomma, impose il primo anno la mia presenza, ma l'anno dopo un anno, che la prima cosa che fu chiesta da Lippi fu che io andassi via, voleva veramente che non ci fosse nessuno di quel 98, di quella partita lì. Infatti mandò via l'anno prima Pagliuca, Zamorano, Bergomi. Nel 94 vincete i campionati europei con Maldini, altra squadra importante, vincete a Montpellier, ricordo se non sbaglio, contro il Portogallo di Figo e Rui Costa. Certo.
in finale. E quindi ecco un altro torneo, dopo l'Anglo Italia vinci. Sì, nel 94 abbiamo vinto il campionato d'Europa, quella squadra lì era una squadra difensivamente super, un attacco super perché c'era Vieri, Inzaghi, Del Piero e in difesa Cannavaro, Panucci, Toldo, Favalli, io, insomma una squadra forte, vincemmo questo europeo in semifinale con Thuram, la Francia di Zidane, Thuram, Dugarry e battemmo in finale il Portogallo di Figo, Rui Costa, Giorgio Fernando Couto, insomma erano insomma, giocatori che poi hanno fatto la storia del calcio europeo e fu una vittoria spettacolare con Cesare Maldini. Sono stato in dubbio fino alla fine nella scelta dei convocati del 98 con Cesare Maldini, mi ricordo ancora che fui chiamato da lui e dall'attuale di allora, direttore generale Valentini, mi disse: sai colonnese Ciccio, devo scegliere tra te e Bergomi per questo evento del 98, nonostante te hai fatto una stagione super, perché veramente dovresti venire te, perché nella difesa a 3 tu saresti l'ideale, però preferisco Bergomi per esperienza e te se ne parla più avanti, poi più avanti non accade più perché c'è stato un disastro a livello, come abbiamo detto noi, di allenatori cambiati e persi questa possibilità di andare al mondiale, che è stato veramente l'unico cruccio della mia carriera, arrivare lì vicino e non andare al mondiale, insomma mi è dispiaciuto molto. La storia è incredibile perché poi da parte di mia moglie, insomma, con la famiglia di mio suocero che si sono conosciuti a Genova quando Gino Natali e Monica, che era è stata testimone di nozze da parte della moglie di Marcello, l'aveva battezzata anche a mia moglie e quindi l'amicizia ha voluto che fossero testimoni di nozze del nostro matrimonio e da parte sua, e me lo sono ritrovato sull'altare. La storia insegna che poi vedi la vita è incredibile, colui che non mi ha voluto lì è stato poi colui che sono andato a Roma dove ho conosciuto mia moglie, che poi ho conosciuto Monica, che poi è stata mia moglie. Pensi la vita quante cose incredibili ti riserva. I primi 2 anni della Lazio belli perché veramente in una squadra fortissima, tra le più forti forte d'Europa, io trovo il mio spazio, riuscivo a giocare chiaramente con giusti spazi perché la squadra era super. Poi gli ultimi 2 anni succede che c'è questo piano Baraldi che dici te, la società costringe a tutti noi di voler firmare questo piano. Tutta la rosa firma il piano e 2 giocatori non lo firmiamo, io e Stam. Ti chiedo scusa, prevedeva una parte dello stipendio pagato in azioni? Sì, il 50% dello stipendio degli anni doveva essere trasformato in azioni. Le azioni non vanno bene, domani vanno male? Sì, ma poi era una situazione che sapevamo che non era normale, c'era un gran futuro e io pensai che fosse non giusto lecitamente non firmare questo piano. L'errore più grande fu quello che invece di farmi ragionare in maniera benevola mi volevano costringere in tutti i modi a firmare questo piano, andando anche oltre il lecito, ma con me se vai anche oltre il fatto di farmi ragionare viene fuori un po' il mio sangue lucano, il mio sangue un po' da brigante che non ha molta paura di nulla, e andai avanti sulla mia strada nonostante la società, allora Baraldi mi mise contro tutti i tifosi. Mi ricordo ancora che passai 2 anni ad allenarmi e fuori che se fosse successo adesso c'era sicuramente un mobbing perché era una cosa non legittima. Con la primavera? Io mi allenavo con la squadra fino al venerdì perché non si poteva lì per evitare problematiche, e poi il sabato e la domenica non venivo mai convocato e mi misero fuori. Una squadra forte, Tudor, Le Grottaglie, Chiesa, una squadra molto Manninger in porta, e dopo andò via Simoni perché i primi periodi non andavamo bene e arriva De Canio, però anche se io ero un pupillo di Simoni riuscii a trovare il mio spazio e giocai e feci anche un gol decisivo che ci portò la salvezza, perché feci il gol decisivo a Roma dove vincemmo 3-2
Sì, all'Olimpico, Bogodani, e feci il gol del 3-2 che espugnammo l'Olimpico, e con quella vittoria ci salvammo poi. De Canio, quindi avevi come allenatore in seconda Antonio Conte, sì. Già si vedeva che Conte... Sì, lui già spingeva, voleva già prendere il posto diciamo quasi di De Canio, e si vedeva, aveva la voglia di fare allenatore, era già preparato, voleva oltrepassare i tempi, quindi insomma già si intravedeva la sua bravura da allenatore. Nella tua lunga carriera hai mai avuto la possibilità adesso si fa molto più facilmente, però allora forse un pochino meno, la possibilità di andare a giocare all'estero? Sì, potevo andare all'estero quando ero all'Inter, potevo andare al Middlesbrough, me lo ricordo ancora. Dove c'era Ravanelli? Dove c'era Ravanelli, festa, potevo andare al Middlesbrough, però poi insomma non so, lì sbagliando, in quel momento lì forse ero adatto al campionato inglese per il modo di giocare. Dovevo andare a fare questa esperienza perché secondo me poteva essere un campionato che mi poteva piacere, di vita, è uno stile di vita. Sia nell'ultima tappa della tua carriera, ma non perché tu non abbia voluto o potuto continuare, cosa succede a Siena dove ritrovi Perinetti che in qualche modo avevi... Niente, succede che ci salviamo, ero sicuro di rimanere. Avevo l'accordo sulla parola che nel momento in cui ci dovevamo salvare dovevo rinnovare il contratto all'età di 34 anni, invece dopo come nel calcio non valgono le parole, sono stato fregato, ancora una volta mi hanno diciamo hanno deluso e poi hanno istigato il mio carattere a reagire, e quando poi reagisco sono stato passato io, sono stato passato io dalla parte dicendo da Perinetti che non ho avuto pazienza perché il contratto me lo avrebbero fatto, invece io dopo persi la testa e dissi vabbè andate via tutti, non voglio lì, e li mandai io a quel paese. E quindi insomma, la presero come palla al balzo dicendo che ero stato io che ero stato scorretto, invece non era così. A me piace ancora tenermi allenato, spesso vado allo stadio a correre, insomma cerco di tenermi in forma, facciamo queste partite di beneficenza con gli ex che ho modo di rivedere anche vecchi compagni, e quindi spesso insomma vengo chiamato, sono uno di quelli che insieme a Zanetti, Cambiasso gioca ancora 90 minuti, quindi insomma fisicamente cerco ancora di tenermi in forma. Hai detto in particolare un episodio così che mi ha colpito, vieni spesso allo stadio a Montecatina ad allenarti, a correre, mi ha colpito un episodio, giocavi, correvi con tuo figlio, il campo non era proprio asciutto, quindi un po' motoso, arrivi a una fontanella che c'è lì a bordo campo e te, Ciccio Colonese, pulisci con le tue mani le scarpe, cosa che uno magari non sarebbe per uno che ha fatto la carriera che hai fatto te. Ti è rimasta veramente ancora quella genuinità che avevi? Ma quello deve essere così, è quello che cerco di trasmettere a mio figlio, ma a tutti i ragazzi. Le scarpe sono una cosa particolare, non te le deve lavare nessuno, te le devi lavare da solo. È poesia, è poesia. Te le devi lavare da solo perché sono quelle che insomma sono fondamentali nel tuo cammino, e quindi insomma vanno tenute, ti devi bagnare le mani e pulirle bene, perché lì secondo me capisci davvero cosa significa giocare a calcio. Parlando delle glorie, vecchie glorie dell'Inter, so che sei sempre in contatto con tanti, ma in particolar modo con Bergomi e col Ciolo. Sì. Parlare immagino delle partite. Sì, seguiamo, con lo zio ci sentiamo spesso dopo le partite, insomma, prima che lui va anche a Simeone, è il mio migliore amico del calcio, insomma lo sento sempre dal suo matrimonio, la persona che anche lui, insomma, siamo molto legati. Lui è diventato ormai uno dei migliori allenatori a livello europeo e mondiale, insomma lo sento sempre, sono felice per lui perché è una persona fantastica. È stato veramente un piacere e un arricchimento questa intervista. Grazie. Grazie a te, grazie a voi e saluto tutti.